Ciao amici, quello accanto a me è il campus di Harvard e oggi sto realizzando un piccolo sogno, cioè quello di imbucarmi in questa università mega prestigiosa. Addirittura c'è una fermata della metro qua che si chiama Harvard, per cui per venire ho preso la metro, ho dovuto fare un paio di cambi e ora sto attendendo un paio di italiani che in realtà incontrerò dentro il campus, che studiano qua e mi faranno fare un giro. Harvard è forse l'università più famosa al mondo, da cui sono usciti personaggi famosissimi. Per esempio basta andare nella lista dei miliardari stilata ogni anno da Forbes per vedere che tantissimi di questi sono usciti da Harvard, tra cui Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, Bill Gates, fondatore di Microsoft, ma non solamente miliardari, anche tantissimi presidenti come per esempio John Kennedy, attori e attrici come Natalie Portman, personaggi di spicco come Michael Bloomberg, imprenditore e sindaco di New York, è miliardario anche lui. La lista, se la cercate, è infinita. Infatti Harvard fa parte delle famosissime Ivy League, un'unione di università americane prestigiosissime dove tutti quanti gli studenti americani e del mondo ogni anno provano a farne parte. Hanno dei criteri di selezione durissimi e accettano solamente una piccolissima percentuale degli studenti che applicano. Ma per quei pochi fortunati che riescono ad entrare, il futuro diventa in discesa. Stipendi altissimi, tutte le porte che si aprono, un network assurdo. Insomma, è un po' come vincere la lotteria. Quindi vediamo un po' cosa hanno da dirmi due studenti italiani che sono entrati. Sono dentro il campus, fortunatamente è una bella giornata di sole e l'appuntamento ce lo siamo dati davanti la statua di John Harvard, che dovrebbe essere proprio al centro di tutto. Ecco qua il nostro amico John Harvard accanto a un gruppo di persone che stanno facendo un tour. Mi ha raggiunto Davide, cosa studi qua ad Harvard? Studio matematica applicata, dottorato di ricerca, terzo anno. Come si fa ad entrare ad Harvard? Come funziona? È necessario bastire un'application per la quale sono richieste 3 reference letters, una motivation letter e il transcript dei voti. Qual è la percentuale di studenti che applicano rispetto a quella, diciamo, degli studenti che vengono approvati? Sai che non ne ho idea? Ho cercato e ho trovato che in particolare per Harvard la media di accettazioni è il 4% degli studenti che applicano. Più o meno 1,5 milioni di persone vengono accettate e decine di migliaia provano ad entrare ogni anno. Questo in realtà vale per gli studenti statunitensi, la percentuale si abbassa ancora di più se consideriamo gli studenti internazionali, che sono solamente una piccola percentuale del totale degli studenti, anche se le application sono comunque tantissime. Molti pensano che il problema di Harvard sia il costo. In realtà Harvard costa come tutte le altre università. L'ammissione è sicuramente costa. E poi ci sarebbero anche le borse di studio che sono ancora più toste. Sì, ci sono le fellowship esterne per quanto riguarda il dottorato di ricerca. Spesso volentieri in ambito scientifico si è supportati economicamente. Interrompo di nuovo. Cosa intende Davide quando dice che si è economicamente supportati? In questo momento sta parlando del dottorato e non della triennale. Il dottorato avviene dopo la laurea e quando si diventa dottorandi, difatti si è ricercatori, si sta lavorando. Lo si fa presso l'università e si percepisce uno stipendio. Anche in Italia è così, ma gli stipendi sono un pochino bassi. Mentre ad Harvard comunque si guadagna come un manager italiano, più o meno. E quindi Davide non solo è riuscito ad entrare ad Harvard, ma non sta neanche pagando, anzi viene pagato per chiaramente lavorare e fare ricerca nel suo campo. Poi è chiaro che si guadagna molto di più rispetto all'Italia, però è vero anche che il costo della vita è maggiore ed è vero anche che appunto è un'università prestigiosissima. Ciao, piacere, super professionale, piacere. Io sto facendo 2 lauree, 2 triennali e una magistrale. Statistica, matematica applicata, magistrale in computer science. Perché mi piace la matematica, mi piace l'economia, mi piace l'intelligenza artificiale e non sapevo scegliere. Lui invece è Giovanni, sta facendo la triennale ad Harvard, che in inglese si dice undergraduate, che è appunto il percorso più classico famoso che si può fare ad Harvard. Ogni anno costa più o meno $70.000, più il costo della vita, più il costo di tutto il resto. Farsi una triennale ad Harvard costa tra i 200 e i 300.000 euro. Giovanni però non ne ha bisogno, infatti ha vinto la borsa di studio totale, gli hanno addirittura pagato anche il biglietto aereo, per cui senza sborsare un euro si sta facendo questa esperienza pazzesca. Dice di essere un tipo qualunque, ma non è un tipo qualunque. Se lo cerchiamo su Google vediamo che gli hanno fatto un sacco di articoli, è stato campione olimpico di filosofia, non so neanche cosa voglia dire, però immagino sia figo e che lo abbia aiutato ad essere preso ad Harvard. Anche se comunque la cosa più difficile rimane essere ammessi e non tanto la borsa di studio, che aiuta tantissimo, ma non è necessaria. Infatti anche se io non avessi soldi, una volta preso ad Harvard, potrei comunque chiedere un prestito a una banca, è una cosa che tutti quanti gli americani fanno, e generalmente, specialmente se vengo preso in università prestigiose, questo prestito mi viene dato e poi io quando inizio a lavorare lo ridò indietro. E se da un lato è vero che Harvard è costosissima, dall'altro se vediamo lo stipendio medio di chi viene assunto dopo essere stato ad Harvard, vediamo che è altissimo, per cui insomma ripagare quel debito è possibile. La cosa peggiore invece sono le altre università americane, non prestigiose ma comunque costosissime, che magari costano 30, 40, 50.000 euro l'anno, e per cui comunque gli studenti si devono indebitare e poi non riescono a ripagare i debiti per anni. Ma quello è tutto un altro discorso che merita un altro video. È giusto per dire che in Italia, nonostante Harvard, siamo fortunati. Tornando a Giovanni, per aggiungere un altro elemento di stranezza oltre alle Olimpiadi della filosofia, lui in questo momento non sta facendo solamente la triennale ad Harvard, ma in contemporanea un'altra triennale all'MIT che si trova a pochi chilometri di distanza. È un doppio corso, per cui avrà 2 lauree separate. Comunque, accompagnato da questi 2 baldi giovani, è iniziato il mio tour all'interno del campus universitario. C'è poca gente in giro oggi, lo spring break alle porte, quindi vacanza la prossima settimana.
Molte persone mi scrivono su Instagram: stai vivendo il sogno americano. Però alla fine quello che facciamo è studiare più o meno tutto il giorno. Qual è la vostra routine qua ad Harvard? Lavoro dalla mattina alla sera, tento di ritagliarmi qualche ora per la palestra. Lavori perché fai il dottorato? Faccio il dottorato, esatto. quindi Quindi ho un ufficio, faccio ricerca scientifica, il laboratorio là sopra. Ho cambiato recentemente ambito, nominalmente il dottorato in matematica applicata. Il dottorato è piuttosto flessibile, alla fin fine si ha molto controllo, quindi si lavora tanto quanto si vuole, il che può essere rischioso perché nessuno vieta che si lavori tanto, Lo si può anche evitare, insomma. Nel dormitorio quante persone dormi? Io ho una singola, però sono in appartamento con altri 3 ragazzi. Per quanto riguarda la routine giornaliera, essenzialmente mi sveglio e vado a lezione. La mattina teniamo lezione. Ce ne sono alcune alle 9, però di solito la media è mezzogiorno. Oppure il pomeriggio. Che fai? Studio, lezione, palestra, molto importante. Non è vero che noi ci svegliamo e facciamo yoga alle 6 del mattino con la doccia fredda. Giusto. Ma queste persone che vedo in giro sono tutti studenti? Non necessariamente. Se io adesso vado nella library, non posso, serve il badge. Serve il badge. Questi qua sono i nostri badge, invece quest'altro è MIT badge. Tu lo fai entrambi. Per entrare subito nel mood accademico sono riuscito a farmi portare nella biblioteca della facoltà di legge. Molto bella, molto grande, ma non la più bella e non la più grande dell'università. Infatti il nostro tour è continuato. Tu quando sei entrato qua? Era l'1 aprile 2022. Ma il campus lo paghi extra o è incluso nella scholarship? È incluso, ma il 55% degli studenti qua è sotto borsa di studio. Come ti è venuto in mente di venire? Durante il Covid ho detto devo decidere che cosa fare della mia vita. Per i miei genitori o fai il medico o vai alla Bocconi. Se tu sei bravo a scuola, quelle sono le uniche 2 alternative. La Bocconi dà la possibilità di convertire l'SAT, che è l'esame americano, per l'ingresso. Quindi inizio a studiare per l'SAT per entrare in Bocconi. Dato che sono già in Bocconi, provo anche ad andare ad Harvard. Esatto. Non ci sei mai andato? No. Tu vivi ad Harvard, però Faccio anche corsi all'MIT. per Faccio andare tutte e all'MIT due. con te da qua. C'è uno shuttle privato che Harvard mette a disposizione, non sono neanche 10 minuti. Tra Harvard e MIT qual è meglio? MIT, se vuoi fare ricerca come undergraduate, credo che sia più buona. Però Harvard è l'esperienza americana del college e il brand che ha Harvard è molto forte. Ci sono anche tante persone che proprio grazie alle attività extracurriculari, anche lo youtuber o anche influencer in quel senso, riescono ad entrare. Perché comunque Harvard ha anche tutto quanto un dipartimento di arte. E se tu sei il migliore, hai dimostrato di essere il migliore in quell'ambito, ti prendono. Americani stranieri, un po' qual è il bilancio? Allora, per quanto riguarda i dottorati di ricerca, gli studenti internazionali sono molti. Invece per quanto riguarda le lauree siamo al 15%, gli altri sono tutti americani. Harvard è fatta di estremi, cioè la persona è estremamente facoltosa, la persona è estremamente bisognosa. La cosa più bella di Harvard è essere ricordato costantemente che non sei il migliore. Cioè la cosa migliore di Harvard non è Harvard in sé per sé, ma le persone che sono qua. Il mio percorso nominalmente nel 2026, i dottorati di ricerca hanno durata variabile, a differenza dell'Europa in cui i dottorati hanno una durata ben definita, che generalmente ammonta a 4 anni. Ci sono eccezioni, tra le quali l'Italia, cui la pari a 3 anni, anche se talvolta si estende. Qui la durata è molto variabile, nominalmente sono 6 anni. Vieni pagato? Vengo pagato. Uno stipendio paragonabile a uno stipendio oppure al minimo? Ho uno stipendio che consente di vivere adeguatamente. Qui chiaramente nessun lusso particolare, ma più che sufficiente per vivere Cosa volete fare adeguatamente. dopo voi due? Idealmente io vorrei fare l'imprenditore in ambito climatico, se va proprio tutto quanto bene. Niente con matematica. Io sto studiando molto intelligenza artificiale, molta statistica. Sto cercando di aumentare le mie skill quantitative, perché comunque il background italiano è molto qualitativo. Comunque ho fatto diverse competizioni lì, è andata fortunatamente bene, quindi voglio crescere in altri ambiti. Gran bella domanda, Marcello. Non lo so. Chiunque rimanga negli Stati Uniti gode di parecchie opportunità. Che si possa fare tutto, non lo so, vedremo. Però sicuramente le opportunità qui non mancano. Apre parecchie porte, sicuramente il brand è forte. E altra cosa da non sottovalutare è che si entra in contatto con parecchie persone. Il network che si viene a creare non è trascurabile. Risulta davvero facile entrare in contatto con persone di un certo livello professionale. Qui ci sono anche molte organizzazioni, associazioni di studenti e quant'altro. Ad esempio per le startup ci sono gli Innovation Labs, che sono essenzialmente una parte di Harvard dedicata all'innovazione. Quindi tutte quante le persone che vogliono creare una startup vanno lì, trovano altri founder, persone che vogliono entrare a far parte del progetto e quant'altro. Questo punto è importante. Le persone che frequentano l'università, mentre la frequentano, tendono a dimenticare forse la cosa più importante del percorso universitario, cioè la costruzione del proprio network, di una rete di contatti che ci possono tornare utili in mille modi. Man mano che io vado avanti con il mio percorso e intervisto imprenditori, mi rendo conto di quanto sia fondamentale il network per tutto quello che vogliamo fare. È proprio un elemento di distinzione tra chi ce la fa e chi non ce la fa. È un aiuto assurdo. Per cui chi va in Bocconi o ad Harvard o anche alla Sapienza o qualsiasi altra università deve pensare che va bene il pezzo di carta, vanno bene le nozioni, ma la cosa fondamentale
per cui ci si trova all'università secondo me è proprio il network. Al secondo posto il pezzo di carta, che comunque ad Harvard ha i superpoteri, e al terzo posto appunto le nozioni, che come dico sempre le potremmo acquisire anche in altro modo se ci diamo da fare per bene. Ma anche qua Harvard ha i professori migliori al mondo, per cui anche sulle nozioni non si scherza. Com'è il network ad Harvard? Posso supporre che sia ottimo, considerando che si viene presi se si è dei geni o se si è ricchi sfondati, quindi si è circondati di geni ricconi o geni ricconi in contemporanea, per cui non male. L'altro lato della medaglia, che molti video di YouTube evidenziano, è che si è circondati di persone intelligenti, ricche, magari anche molto ambiziose, e questo potrebbe renderci molto stressati, potrebbe farci sentire sempre pressati, sempre indietro, sempre alla rincorsa di qualcosa, e penso che ad Harvard faccia un po' parte del gioco questa mentalità. Non è necessariamente tossica, ma è sicuramente molto molto competitiva. Ne parlano vari studenti nei loro video di YouTube e si possono trovare in giro. Allora, che percorso hai avuto? A Lucca, liceo scientifico sperimentale, triennale in ingegneria aerospaziale a Pisa, stessa cosa per la magistrale, dopodiché ho fatto un assegno di ricerca della durata di una decina di mesi a Pontedera, all'Istituto Italiano di Tecnologia. E come ti è venuto in mente di venire qua ad Harvard? Ho sempre avuto l'intenzione di fare il dottorato di ricerca. La mia storia è un po' particolare, avrei voluto fare fisica teorica da studente liceale, ho poi finito a fare ingegneria aerospaziale, ma l'idea di fare il dottorato insomma mi ha sempre accompagnato sin dai tempi del liceo, non l'ho mai messa in discussione. Ho iniziato a spostarmi verso la robotica bioispirata, la parte conclusiva della mia triennale. Ho notato la presenza di ottimi docenti ad Harvard nell'ambito e così speranzosamente ho fatto domanda. Qua invece mi hanno fatto entrare in quella che è la più bella e la più famosa libreria di Harvard, e tra le varie cose al suo interno abbiamo una Bibbia originale di Gutenberg, e poi possiamo vedere che gli studenti lavorano, studiano là tutto il giorno come se fosse uno Starbucks. Molto interessante. Guardando questi studenti ho pensato, ma saranno connessi a un wifi pubblico? Sono dei pazzi se non utilizzano una VPN. Fossi loro attiverei NordVPN per proteggere la loro connessione da tutti i potenziali malintenzionati che magari proprio ad Harvard, che pullula di persone immagino facoltose e dati sensibili, potrebbero essere in agguato. In realtà NordVPN può essere utile anche a noi che non studiamo ad Harvard purtroppo, ma qua in Italia, e ahimè non possiamo più utilizzare ChatGPT, grande alleato degli studenti, che però è stato bloccato dal garante della privacy solamente in Italia, in pochi altri paesi al mondo è stato bloccato. Fortunatamente, utilizzando NordVPN in maniera completamente legale, io mi posso localizzare in altri posti del mondo e utilizzare tranquillamente ChatGPT. Funziona alla grande. Localizzarsi all'estero serve per un sacco di cose. Una chicca per chi sta preparando già le proprie vacanze estive potrebbe essere quella di controllare i biglietti aerei, i prezzi di Airbnb, di Booking, i costi per affittare un'auto, localizzandosi in vari paesi, specialmente nel proprio paese e nel paese dove si vuole andare, se si vuole fare velocemente. Perché alcune volte il prezzo varia in base al cambio valuta, in base alle politiche dell'azienda, magari investimenti in marketing, anche per piccoli bug che si trovano, il prezzo può variare un pochino, si può magari risparmiare qualche decina o su grandi cifre anche qualche centinaio di euro. Tentare non nuoce, soprattutto perché con il link in descrizione avete una prova gratuita di 30 giorni e anche l'offerta più economica in assoluto. Per cui cosa aspettate? Bene, torniamo ad Harvard. Qua in realtà è tutto finto, questo è un fondale. Dopodiché siamo usciti dall'area vecchia e siamo andati in una struttura nuova, al rooftop di un palazzo più nuovo che fa parte sempre del campus, accessibile solamente agli studenti, e da questo rooftop si vede un po' l'area sottostante. Ci troviamo infatti non a Boston precisamente, ma tra Boston e Cambridge. Cambridge è un'area al cui interno si trova anche Cambridge Università, ma anche altre università, anche altre cose. Diciamo che tra Boston e Cambridge ci sono decine di università differenti. Subito sotto il palazzo dove ci trovavamo comunque c'erano le sedi, i dormitori delle varie casate. Infatti, esattamente come in Harry Potter, gli studenti di Harvard vengono smistati in casate. Ce ne sono 12 e Giovanni era appena stato smistato nei Dunders. Era entrato da pochissimo, penso solamente da un giorno. La mia casata si chiama Dunster House. È una lotteria, puoi scegliere fino a 7 persone da portare con te e fino a 6 persone da avere nel tuo vicinato. Cosa distingue la casa? L'edificio, anche un po' la cultura, gli eventi che organizzano, le varie mense, le varie biblioteche. Sono abbastanza diverse, però ognuno che finisce in una casata crede che la sua casata sia la migliore. C'è molta fierezza, no? Ci sono molte feste. Il fatto è che qui in America non puoi bere se non hai 21 anni, quindi... Non hai mai bevuto qua? No, non ho mai bevuto. Questa a destra è una delle 12 casate, è Kirkland, lì puoi vedere la bandiera. Dentro la casata cosa c'è? Tutto. Tunnel sotterranei nascosti, stanze segrete, mense, biblioteche, tavoli da biliardo, tavoli da ping Puoi farmi pong. vedere la tua casata? Io posso farti vedere la mia casata. Come sono i professori qua? Molto più disponibili rispetto all'Italia. Sono persone importanti, c'è Larry Summers, insegna un corso a tutti quanti gli undergraduate e se raggiungi il top 10-15% della classe riesci anche ad avere una lettera scritta a mano da lui di referenza. Tu come sei messo? Sei bravo? Allora,
Gli studenti internazionali di solito tendono ad essere sopra la media perché sono semplicemente più selezionati, cioè il 15% sono internazionali, però lo stesso numero fa application dall'estero, quindi c'è un po' più selezione. Ho pranzato sia con Lipson che con Furman, che sono due professori qui. Furman che è l'ex ministro sotto Obama dell'economia. Maschi, femmine. Credo che sia 50 e 50 preciso. Cosa alla quale prestano grande attenzione. La diversità, loro cercano proprio di mantenere tutte quante delle quote. C'è un tema che io sento spesso delle università che si stanno trasformando. Questo è il professore che non può dire nulla se non viene cancellato. Bah, sicuramente c'è parecchia correttezza politica negli Stati Uniti, nel substrato culturale, ecco, non è limitato all'università. Una cosa che mi piace molto degli studenti ad Harvard è che sono molto politicamente attivi. Se qualcosa non va bene, ci sono delle proteste attive. Entrati nella casata dei Danders abbiamo esplorato un po' le aree comuni. Questa è la mensa di Stanno danza. cenando alle 5 del pomeriggio? Molto normale, sì. Siamo andati al piano di sotto con la palestra, il campo da squash, la lavanderia, un sacco di altre cose. Siamo andati anche al secondo piano, dove ci sono effettivamente i vari dormitori. E poi siamo tornati giù per andare a vedere la libreria. Anche dentro la casata c'è una libreria gigante, bellissima, vecchissima. È pieno di librerie ad Harvard, ce ne sono tantissime. Se vuoi farti un giorno qua, un giorno là, insomma un posto pieno di librerie. Gli amanti dell'estetica Dark Academia impazzirebbero. Comunque, usciti dalla casata, ci siamo diretti invece al di là del fiume che divide un po' il campus di Harvard per andare a vedere la struttura della Business School, che è un pochino più dislocata rispetto al resto degli edifici, e l'edificio della Business School è bellissimo e ospita appunto i corsi di business, tra cui l'MBA, il famosissimo Master in Business Administration, che è un percorso che si fa dopo la laurea. Non è un percorso di ricerca, non è un dottorato, ma è per tutte le persone che vogliono diventare manager, imprenditori, amministratori delegati, e generalmente si fa a carriera avviata, quindi ci si laurea, si inizia a lavorare, dopo qualche anno la propria azienda ti sponsorizza generalmente un MBA, oppure lo fai con i tuoi soldi se te lo puoi permettere. Costano 100-150 mila euro per un anno di MBA. L'ultima tappa è stata la nuova sede di ingegneria, veramente pazzesca, gigantesca, piena di cose. Questi sono gli Innovation Labs, è il centro delle start-up Harvard, è un incubatore a tutti gli effetti. Qui tutta quanta in bianco è Harvard, adesso noi siamo qui, questa qua era la Business School, questo è l'ex Radcliffe College, dove le donne fino agli anni 70 studiavano e poi sono unite insieme ad Harvard in generale, e poi questi sono tutti edifici che fanno parte di Harvard. Edificio nuovo di ingegneria, Il cui nome è Science and Engineering Complex. comunemente chiamato SCC. Queste vibe high tech, big tech. Aperto nel 2021, nuovissimo. Una delle strutture accademiche più sostenibili. Non sono specchi, sono delle animazioni costanti. Ecco, esatto. È una delle strutture accademiche di ricerca più sostenibili al mondo dal punto di vista ambientale. Loro sono arci noti per un microrobot chiamato RoboBee, quindi un'ape robotica, e il logo richiama proprio quest'ape robotica. Lavora in questo centro di ricerca. Esatto, lavora in quel laboratorio. Terminato il campus, ci siamo diretti verso lo stadio e abbiamo scoperto con nostra sorpresa che quella sera stessa giocava la squadra di Harvard contro quella di Cambridge, se non sbaglio, in una partita di hockey. Yeah, it's all this weekend. It's a hockey game. Hockey game, yeah. Io non ho mai visto una partita di hockey, ero là nel campus, per cui ho salutato Davide e Giovanni Ragazzi, grazie mille di questo tour. Siete stati fantastici. Buono studio. Buono studio. e da solo me ne sono andato a vedere la partita, che era gratis per gli studenti di Harvard, e io sono riuscito a imbucarmi. È stata una bella esperienza, devo dire. Si sono menati. C'è lo stereotipo che quando giocano ad hockey la gente si meni, e effettivamente si sono menati. E si è conclusa così la mia giornata da imbucato dentro Harvard, questa volta imbucato per davvero come vecchi tempi. Ho provato un senso di invidia, devo dire, nel vedere questo ambiente florido, pieno di persone internazionali. Se c'è una cosa che forse rimpiango nel mio percorso è di essere stato poco internazionale, no? YouTuber italiano, imprenditore piccolo italiano, no? Magari invece un'esperienza del genere, un network così prestigioso internazionale mi avrebbe spinto ad andare più in là. Io penso che gli imprenditori della Silicon Valley e gli imprenditori italiani abbiano un livello di competenza probabilmente simile, però un conto è trovarsi là e un conto è trovarsi qua. Ecco, ogni tanto mi ricordo di quanto chi si trovi là probabilmente è un po' facilitato. D'altro canto, io confido molto nelle capacità dell'individuo e non accetto né rosicamenti né giustificazioni. Io penso che chiunque possa avere successo, quindi anche se non siete ad Harvard dovete farvi il cubo quadrato e non mollare. Inoltre, sia Davide che Giovanni se lo meritano, sono due persone splendide, sono state gentilissime, super umili, super divertenti, e non vedo l'ora di andare a trovarli e di scoprire cosa faranno nelle loro vite in futuro. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo con il prossimo video dove sono stato all'MIT. Ho parlato con un ricercatore e quindi attenzione, ci sono nuove cose.